Come va la Villiers Triestina Urta Max e soprattutto quando e perché sceglierla rispetto alla Urta tradizionale? Molti di voi mi hanno fatto questa domanda sia sui canali di MTB Cult sia in privato, quindi in questo video cercherò innanzitutto di descrivervi un po' meglio questa bici e farvi capire quali sono state le sensazioni durante questi mesi di test e anche darvi qualche consiglio se siete in dubbio nella scelta tra la Villiers Urta da 100 mm e questa da 120. Iniziamo subito. Voglio iniziare subito descrivendovi questa Villiers Triestina Urta Max che, come ho detto nell'introduzione, è una full da 120 mm avanti e dietro che esteticamente è molto simile rispetto alla Urta da 100 mm, ossia la prima full da cross country nata nella casa veneta. Come vedete però ci sono delle differenze e partiamo dal punto cruciale di questa nuova MTB da 120 di Villiers, ossia lo schema sospensivo. Lo schema, come vedete, è un po' diverso, esteticamente si nota qualcosa, ma i tecnici di Villiers ci hanno spiegato che in realtà non è una modifica, un'evoluzione rispetto allo schema sospensivo della Villiers Urta da 100 mm, ma è completamente stato ridisegnato in funzione sia del travel aumentato sia delle esigenze degli atleti, ascoltando soprattutto i feedback sia dei rider del team ufficiale ex Villiers Pirelli, ora Villiers Vittoria, però anche gli amatori, anche i feedback dei vari tester delle categorie amatoriali ai quali Villiers si affida costantemente, quindi non soltanto i professionisti, anche gli amatori come tutti noi. Lo schema sospensivo cosa cambia? Allora, esteticamente, come vedete, cambia questa staffa che è un pochino più semplice, meno elaborata rispetto a quella precedente. Si è andati a lavorare non soltanto sulla funzione della curva di progressione, ma anche sulla rigidezza di questa zona. Questo nuovo schema sospensivo, sebbene abbia un design più semplice, più leggero proprio anche esteticamente, non soltanto per quanto riguarda il peso, ha una curva di compressione dedicata al travel di 120 mm e abbiamo una prima fase regressiva, ovvero offre un grande sostegno nei primi millimetri di corsa per avere una piattaforma più stabile, quindi per non sprofondare troppo sin dai primi millimetri senza mangiarsi la corsa della sospensione. Poi abbiamo una fase centrale della curva di compressione che è più lineare, che consente di avere più sostegno e reattività durante le fasi di pedalata, ovvero quelle cruciali, e una parte finale della curva di compressione che è progressiva, quindi aiuta a non arrivare troppo facilmente a fine corsa negli impatti più importanti, negli atterraggi dai salti e così via. Quindi una curva di compressione diciamo che è ideale dal punto di vista funzionale, ma come vi dicevo si è andati a lavorare proprio in tutta questa zona dello schema, quindi del carro posteriore e dell'ancoraggio dell'ammortizzatore, per migliorare quella che è la rigidezza torsionale, quindi la rigidezza laterale sia durante la pedalata sia nelle fasi di discesa, in cui la bici non lavora soltanto così verticalmente, ma si va anche ad esercitare delle forze torsionali sul carro posteriore, e era importante, come capite, avere più precisione possibile per non disperdere energia e per garantire il miglior feeling proprio sulla bici. Questo link così robusto in alluminio è stato disegnato proprio con questa funzione, quindi garantire la giusta rigidezza laterale. L'ancoraggio dell'ammortizzatore è molto semplice, orizzontale come classico design di Villiers, un design semplice, uno schema single pivot, quindi senza snodo sul carro posteriore, ma come vedete ridisegnato proprio in funzione di questa nuova 120. È stato ripreso il design anche del rinforzo posteriore che collega i due foderi alti del carro, un design che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, perché questo passaggio molto vicino alla ruota posteriore in caso di fango potrebbe non essere l'ideale. Però ho fatto proprio questa domanda ai ragazzi di Villiers per capire per quale motivo fosse stato introdotto anche su questa nuova 120, e il motivo è semplicemente quello che vi ho appena detto, ovvero ottimizzare la rigidezza del carro posteriore senza andare ad aumentare troppo il peso. Ovviamente ampio spazio anche alla protezione dei vari link, dei vari pivot, e qui abbiamo questa copertura in gomma molto semplice e leggera che però va a proteggere questa zona molto molto importante, perché se sassi, fango andassero nello snodo qui tra i due triangoli del telaio si andrebbe a rovinare non soltanto la vernice ma proprio anche il materiale, quindi Villiers su questi dettagli è molto attenta. Una piccola protezione in gomma rimovibile, come vedete, con due piccole brucole,
si può andare anche a ripulire. Un altro rinforzo che è stato mantenuto è questo della zona superiore che collega tra il piantone e il top tube della bici, insomma del triangolo principale, sempre per andare a rinforzare questa zona che è molto sollecitata soprattutto nelle parti in cui si pedala da seduto sullo sconnesso. Esteticamente sì, anche questo potrebbe non piacere, però funzionalmente ha ragione di esistere. Altre modifiche che sono state fatte su questa bici sono il passaggio interno dei cavi. Come vedete si vanno ad inserire nella serie sterzo, come quasi tutte le full le bici, diciamo le mountain bike moderne. È un design ripreso dai telai da strada di Villiers, che sulla precedente Urta da 100 mm non era presente, infatti entravano in questa zona, quindi anche da questo punto di vista si è andati a modernizzare. Confermata anche la protezione inferiore del tubo obliquo della bici, sempre per proteggere da sassi, fango, detriti vari. E anche le geometrie ovviamente sono state riviste in funzione del travel aumentato, e quindi per garantire sempre una posizione racing nonostante l'aumento dell'escursione. Abbiamo un piantone di 75 gradi, un angolo di sterzo di 67,5 gradi, un reach in taglia M, ovvero quella che vedete qui, ricordo che sono alto 172 cm e questa è la mia taglia perfetta, un reach in taglia M quindi di 443 mm, quindi una misura abbondante ma non troppo. Villiers da questo punto di vista mantiene sempre la classica filosofia di donare feeling un po' a tutti, sia all'agonista più evoluto sia all'amatore. Uno stack contenuto al massimo, un BB drop di 40 mm per abbassare il più possibile il movimento centrale, un carro di 435 mm in tutte le taglie, quindi delle geometrie veramente più moderne, delle geometrie attuali al passo coi tempi, e ci si sente subito a casa quando si sale in sella proprio per questo motivo. Un'altra modifica strutturale che è stata fatta su questa bici è il tubo del piantone, che non è più da 27,2 come quello presente sulla Villiers Urta da 100 mm, ma è da 31,6, e consente quindi l'inserimento dei tubi reggisella di tutte le marche. C'è maggiore possibilità di scelta da questo punto di vista. Parlando dei punti d'appoggio, è doveroso menzionare anche il nuovo cockpit integrato Urta Bar di Villiers Triestina. Il cockpit integrato Villiers lo aveva già presentato sulla Urta da 100 mm, ma in questo caso è stato modificato ulteriormente, è stata realizzata una nuova versione specifica per le full da 120, o meglio specifica per tutte le MTB di concezione moderna, che con un travel maggiore e quindi anche con delle forcelle un po' più alte anteriormente richiedono a volte, non sempre, un attacco manubrio più inclinato. In questo caso abbiamo una piega di meno 27 gradi, quindi molto inclinata. Per quale motivo? Ho fatto proprio anch'io questa domanda ai ragazzi di Villiers, perché in questo caso si può accontentare sia l'atleta che ricerca la posizione più bassa possibile all'anteriore, ad esempio tipo me che non utilizzo spessori sotto l'attacco manubrio, ma inserendo degli spessori si può andare ad alzare molto semplicemente, quindi anche chi ricerca una posizione un po' più alta lo può fare senza problemi. Quindi soluzioni tecniche moderne, geometrie moderne, componenti che si vanno ad abbinare perfettamente a questa bici, ma quanto costa e quanto pesa? Allora, in questa versione, ossia quella full XTR e full sospensioni Fox, la bici costa 9.800 euro. C'è da dire però che il reggisella in questo caso non è Fox, ma è uno switch montato provvisoriamente in attesa dell'arrivo dei componenti che inizialmente non erano disponibili. La volontà di Villiers sarà utilizzare un reggisella Fox Transfer SL, quindi che si abbina meglio sia esteticamente alle sospensioni Fox ma anche al livello molto alto di questa bici. Quindi 9.800 euro per la Villiers Triestina Urta Max Full XTR con ruote Miche K1 Evo, gomme Pirelli Scorpion XCRC Light, quindi le più leggere, sospensioni come avete visto Fox Kashima Factory con la 34 anteriore e Fox Float posteriore, sella prologo con carrello in carbonio, freni anch'essi XTR. Insomma, una bici di altissimo livello ad un prezzo sì alto, ma non esageratamente alto se comparato alle bici di alcune altre aziende. Il peso di questa bici in taglia M, come la vedete qui, con portaborraccia montato senza pedali, la bici pesa 10,3 kg, quindi un peso molto interessante che si andrebbe a scendere ulteriormente montando per esempio un reggisella Fox Transfer SL, come vi dicevo inizialmente. Dei numeri molto interessanti a mio avviso.
Bene, torniamo alle domande iniziali. Come va la Villier Triestina Urta Max e perché sceglierla al posto della Urta da 100 mm? Iniziamo dalle sensazioni. Delle sensazioni che sono state ottime sin dal primo momento, ma devo essere sincero, anche la Villier Triestina Urta, quella da 100, mi aveva dato delle ottime sensazioni inizialmente. Secondo me su questa sono state perfezionate alcune cose che andavano perfezionate. Ad esempio un tubo di piantone più verticale che dona un feeling migliore sin da subito, permette di non avanzare troppo la sella e di avere più prestazioni soprattutto sul ripido, ma in generale in salita. Schema sospensivo, uno schema sospensivo che era già buono, ma richiedeva un pochino più di accortezza nella regolazione, perché la Villier Triestina Urta da 100 ha soltanto due posizioni inizialmente. Sulla bici di serie aveva due posizioni della sospensione, aperta o chiusa. Qui Villier è andata a introdurre delle tre posizioni della sospensione, quindi aperta, chiusa o trail, posizione intermedia, già sulle bici di serie. Quindi un dettaglio da non sottovalutare, che permette di fare meno modifiche semplicemente in fase di regolazione o di tuning delle sospensioni. Quindi in pedalata abbiamo un bel supporto anche con sospensione tutta aperta, la possibilità di utilizzare una terza posizione intermedia che secondo me è molto interessante sia in ambito cross country che in ambito marathon. Con sospensioni tutte chiuse rimane veramente una bici rigidissima, super reattiva, al pari di quella da 100 mm. Quindi nel pedalato devo dire che si è cambiato qualcosina, però entrambe si pedalano veramente alla grande e anche il peso è molto vicino tra le due bici, quindi diciamo che da questo punto di vista non cambia poi tantissimo. Passiamo alla discesa, segmento in cui secondo me si avvertono delle differenze più tangibili. Mi ero già trovato molto bene sulla Villier Urta da 100 mm, che però richiedeva un po' di accortezza in più nella scelta della traiettoria e richiedeva un pochino più di abilità e allenamento proprio nella tecnica. Con l'aumento delle escursioni e con delle migliorie che sono state fatte sulla Urta Max si ha un feeling ancora migliore anche e soprattutto sui percorsi che non si conoscono. Ci ho fatto proprio un articolo al riguardo, ve lo lascio qui alla mia sinistra, andatevelo a vedere, per quello che riguarda la guida alla cieca. Beh, con questa bici ho affrontato dei percorsi che non conoscevo con una padronanza e con una facilità impressionanti. Mi capita anche con altre full da 120 attuali, devo essere sincero, ma questo fa capire quanto Villier abbia lavorato sul feeling di guida, sulle geometrie, proprio per garantire una bici più facile da guidare. Si possono affrontare dei sentieri un pochino più tecnici, più scassati, dei salti più alti, insomma diciamo che il carattere, il DNA della Villier Urta rimane molto simile, ma la versione da 120 permette di esagerare un po' di più e anche di guidare in modo più facile sui percorsi più tecnici. Quindi iniziamo a parlare proprio delle differenze tra le due per individuare l'utente tipo delle due bici. A chi consiglio di scegliere la Urta Max rispetto alla Urta da 100 mm? Beh, a due tipi di rider, sia all'agonista più evoluto, soprattutto a chi si dedica ai cross country, che cerca una bici più capace, che permetta di fare più velocità in modo più facile e di trovarsi a suo agio sui percorsi da cross country moderno, ad esempio, ma la consiglio anche all'amatore che vuole guidare sui percorsi un po' più tecnici, ma sa che deve colmare alcune lacune per quanto riguarda la guida. Questa bici si guida in modo più facile e dona più sicurezza, quindi sicuramente se volete osare un po' di più ma state cercando di migliorare la vostra tecnica di guida, questa sicuramente vi darà una mano. Al contrario, a chi invece consiglio di rimanere sulla Urta da 100 mm o comunque chi magari l'ha già a casa, di tenere la propria bici, sicuramente a chi cerca una full da utilizzare sui percorsi più facili, sui percorsi più scorrevoli, ad esempio quelli delle gran fondo italiane che quasi mai richiedono un travel così accentuato, così esagerato, e ai maniaci del peso, ovvero a chi cerca una bici full più leggera possibile. Sì, anche questa è molto leggera, ma per quanto vuoi componenti come per esempio la forcella o l'ammortizzatore e altri accessori richiedono un peso maggiore per garantire le giuste prestazioni. Invece montando una full da 100 mm in modo veramente molto tirato, magari con forcella da 32 senza reggisella telescopico, si ha un peso veramente molto interessante che va ben sotto i 10 kg come la bici di serie. Quindi se siete maniaci del peso e volete magari sacrificare anche un pochino il feeling di guida della bici per ottenere il miglior peso possibile, beh, vi consiglio di rimanere sul modello da 100 mm.
Insomma, Villiers Triestina è una delle poche aziende che permette di fare la doppia scelta, full da 100 mm, più tirata, più racing, più leggera, oppure full da 120 mm, come questa Villiers Triestina Urtamax, dedicata agli atleti più esigenti o semplicemente a chi vuole colmare le proprie lacune. Per quanto riguarda i modelli, partono da 6.200 euro ed arrivano oltre i 11.000 euro della versione top di gamma. Andateveli a vedere sul sito Villiers che sono spiegati proprio tutti gli allestimenti. Per quanto riguarda le colorazioni della Urtamax, sono due: questa, ossia quella utilizzata inizialmente anche dal team e poi è stata introdotta anche sul catalogo, oppure una un po' più sobria che è grigia, dedicata ai rider che vogliono essere meno vistosi sul sentiero. A few minutes later. Allora, mentre tornavo a casa mi ponevo tra me e me questa domanda: cos'è che non mi piace di questa Villiers Triestina Urtamax? Beh, funzionalmente, esteticamente, la bici mi piace veramente tanto, mi ha fatto divertire un botto, è moderna, veloce, divertente, esteticamente anche molto bella, almeno a me piace tanto, ma c'è una cosa che cambierei assolutamente ed è lui, ovvero il comando remoto push to lock delle sospensioni, ovvero spingi e blocca. Come vedete, ora che non sono seduto sulla bici, la forcella ritorna bene, ma quando si va a caricare l'anteriore non ritorna e ti fa veramente innervosire. Non sempre, ma molto spesso capita che non ritorna bene. Quindi cara Villiers, se mettessi un comando di serie push to unlock risolveresti tanti problemi e daresti anche la possibilità ai clienti di non fare modifiche in fase post vendita. Per ora credo di avervi detto tutto. Se non lo avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.